Mi è stato chiesto di mettere in scena Violanta, che non conoscevo assolutamente, però conoscevo Korngold. Io ho fatto di Testata alla Fenice a Venezia qualche anno fa, con grandissimo piacere, un grandissimo interesse, grandissima ammirazione per il compositore. Un compositore che ha fatto di Testata ventenne, poco più che ventenne, con una maturità sorprendente, e l'opera è bellissima. Io ho avuto grande piacere a costruirci sopra un progetto. Quando mi hanno proposto Violanta, sono andato ovviamente a sentirla, a sentire quello che è stato registrato, e devo dire che mi ha molto sorpreso. Da un lato ho ritrovato molta della musica che poi c'è in Di Testata, ma sapere che tutto questo era stato scritto 4 anni prima, da un 17enne, questo è sorprendente. E devo dire che mi ha subito coinvolto il progetto, e l'ho cercato di svolgere con molta partecipazione e molta passione, perché ritengo che sia una bellissima opera e che in 90 minuti di durata così riesce a concentrare una quantità di temi, di idee, di atmosfere musicali strepitose. La storia è molto breve, molto semplice. Una donna molto speciale, molto inquieta, molto insoddisfatta, e che ha accumulato tutta una serie forse proprio di sconfitte personali, si trova confrontata a quello che è stato l'aggressore della sorella, il seduttore di sua sorella, per la quale ragione questa sorella si è uccisa affogando nella laguna veneta. Per la ragione del carnevale, per cui a Venezia arriva tantissima gente, Violanta, la protagonista, si trova confrontata a questo seduttore, a questo aggressore, e vuole vendicare il torto subito dalla sorella. Disgraziatamente resta lei vittima di questo seduttore, per cui se ne innamora perdutamente, e in un primo momento chiede al marito di vendicare questo torto, questa vergogna, uccidendo il seduttore, ma in realtà poi lei stessa non solo che ferma la mano armata del marito, ma volge su di sé la spada che dovrebbe ferire a morte il seduttore, e con questa lei stessa si uccide, perché ha bisogno in ogni caso di trovare una libertà per chiudere questo dramma nell'unico modo possibile, l'oblio, la morte. Korn avvolge tutta questa storia da una musica molto tempestosa, direi, perché è come se veramente fossero tutti dentro una specie di bufera. Questi personaggi non hanno tregua, non hanno pace, a cominciare ovviamente dalla protagonista. E si sente molto il senso di quest'acqua, del turbine, di quest'acqua che ha ucciso la povera Nerina, questa sorella, ma che è come se fosse una minaccia continua alla serenità, alla tranquillità di questi personaggi. E questo è espresso da una musica che continua a elaborare questi temi in modo continuamente nuovo e continuamente avvolgente. È veramente sorprendente pensare che tutto questo viene da un ragazzo super dotato di 17 anni. Di Venezia c'è soltanto questo elemento importante nella nostra storia, che è l'acqua. Si sente che l'acqua scorre attorno a questo luogo dove questi personaggi si incontrano. Dico luogo perché io non ho voluto definire un luogo in modo preciso, come non ho definito neanche in modo precisissimo neanche l'epoca. Il libretto dice genericamente Rinascimento.
a Venezia. Perché il Rinascimento? Io non ho sentito assolutamente questo bisogno. Ho spostato un po' l'epoca dell'azione nel tempo di Cornwall, perché mi sembrava che andasse meglio con quel tipo di musica, e perché poi invece quel momento lì è un teatro di grandi femmine un po' speciali. Mi viene in mente nella letteratura la Naia Tripudens, per esempio, o nel cinema muto, Teda Bara in teatro, Leonora Duse, personaggi tormentati. Nella vita sociale di quel momento, proprio a Venezia, la Marchesa Casati, che è stata la musa di tanti artisti, è un personaggio che appartiene a quel tipo di donne con delle aspirazioni che tendono al sublime, poi forse sono molto più modeste, forse più borghesi, ma tenderebbero così a essere delle eroine, a vivere delle storie particolarmente tormentate e inquietanti. I due personaggi maschili sono un po' gli strumenti di cui Violanta si serve per attuare il suo progetto. Ha bisogno di questi due personaggi, ha bisogno del marito che deve essere un complice, ha bisogno del seduttore perché è verso di lui che deve sfogare questa rabbia, questo bisogno di vendetta. Ha bisogno di lui per capire che cosa forse sia l'amore realmente. Perché Violanta, attraverso questo bacio di Alfonso, ha la rivelazione, e poi il marito, appunto, anche lui è uno strumento per attuare tutto questo ingranaggio di morte. Zu Hilfe, hat sie getroffen!